J&D, conosciute anche come Jack and Danny. Parecchi di voi mi hanno chiesto di portare una J&D sul canale e questa che mi ha inviato Music Store è senz'altro una delle migliori che potreste scegliere nel loro catalogo. Music Store è il distributore europeo di J&D e lo ringrazio per avermi inviato questa chitarra. Dovrò restituirla, ma mi fa piacere che me l'abbiano mandata per farvela conoscere e per conoscerla anch'io, perché anch'io non ho mai suonato una J&D. Parliamo di J&D, è nata nel 1991 appunto dai fratelli Jack and Danny e all'inizio si chiamavano così, si può trovare anche come Jack and Danny Luthiers e via dicendo, si trovano anche su Amazon a volte. Allora, subito da Taiwan, dove è nata la J&D, ha trasferito quasi subito la produzione in Cina, nelle classiche aziende che fanno chitarre per mezzo mondo, comprese firme molto quotate. Allora, producono in Cina. Negli ultimi anni anche loro hanno alzato l'asticella della qualità-prezzo, per cui questa chitarra, adesso vediamo subito le caratteristiche, costa meno di 200 euro ed ha dei materiali veramente pazzeschi che fino a pochi anni fa si pagavano il triplo o anche il quadruplo. Ecco, Jack and Danny hanno questa filosofia, fanno chitarre mid price, low price, come chitarre per principianti o per chi vuole avere una seconda chitarra che non lo tradisca, che sia una buona chitarra comunque. Dopo c'è sempre il discorso delle modifiche, ad esempio in questa chitarra non vedo necessità di grandi modifiche, poi vediamo a fondo questo discorso più avanti. Vediamo le caratteristiche, poi andiamo a sentire come suona in tutte le salse. Caratteristiche facciamo anche veloci perché si va presto. Corpo è in mogano, è scuro, però si vede che sono due pezzi. Il manico è anch'esso in mogano, dopo vi scrivo il raggio e tutto il resto. Comunque le caratteristiche complete sono in descrizione sotto al video. Andate a vederle se siete curiosi. Comunque la maggior parte ve le dico adesso. Dicevo, il manico in mogano, la tastiera è in palissandro ed è un bel palissandro, devo dire la verità. I tasti sono posati benissimo, non ce n'è uno che sporge assolutamente. Va bene, i tasti sono normali, ci mancherebbe a questo prezzo. Il capotasto è in osso, assurdo, e le meccaniche sono normali, comunque vanno bene, non hanno problemi. Selettore a 3 vie, 2 volumi e 2 toni. Ecco, la piastra del jack è in plastica, ma ci sta alla grande in questo prezzo. Bene, le caratteristiche le abbiamo sviscerate. Io andrei a sentire come suona e dopo facciamo tutti i conti e tiriamo le conclusioni. Fare questi video è una bella passione ed è anche un divertimento, ma è anche un grosso impegno. C'è da fare veramente. Vi chiedo
cortesemente di supportarmi e supportare il canale iscrivendovi se già non siete iscritti e cliccando la campanella. Resterete sempre aggiornati sulle nuove uscite. Grazie di cuore. Avrete notato che ho tolto il battipenna, non mi piacciono i battipenna sulle chitarre elettriche, per me non servono a nulla se non a nascondere la bellezza dei corpi sottostanti. Forse per me io toglierei il battipenna anche nelle Stratocaster, perché ci sono a volte delle Stratocaster con dei bellissimi corpi che per 3/4 vengono nascosti da questo enorme battipenna bianco o di altri colori che va proprio a nascondere la bellezza del corpo. Vabbè, questa è una questione estetica. Parliamo per il resto della chitarra, che va a replicare una Gibson diciamo degli anni 60 e la replica anche come peso, perché pesa 4 kg e 150 grammi circa. È un peso abbastanza rilevante, nel senso che per me che suono seduto è indifferente, ma se qualcuno dovesse suonare in piedi per più di qualche ora, facciamo 2 o 3 ore, non so, in sala prove o in concerto, comincia a pesare, insomma, ecco, lo dico per trasparenza, insomma, è una chitarra bella massiccia e lo si sente anche nel suono. I pick up sono dei pick up ceramici, ovviamente in questa fascia di prezzo, sono però onesti, suonano bene, mi sembra che si sia sentito sia sul suono distorto sopra una backing track che sui suoni puliti. Sono abbastanza, hanno un output abbastanza elevato. Bene, io direi andiamo a sentire un'ultima tranche di suoni e poi tiriamo le conclusioni.
sono perplesso. Per me che, vabbè, ho cominciato a suonare molti anni fa, una chitarra così per meno di 200 euro era impensabile, anche solo l'estetica, guardate che bella che è. Sì, ci ho rimesso il battipenna perché domani dovrò restituirla e dovrò restituirla così come mi è arrivata. Ma tornando alla chitarra, devo dire, è assolutamente una chitarra, vabbè, come seconda chitarra è veramente si va sul velluto, ma può essere anche una prima chitarra, nel senso che se non piacciono i pick up ci cambi i pick up e metti dei pick up più performanti e hai un chitarrone assolutamente, è una replica Gibson, anche delle prime Gibson, anche per il fatto che non ha, vedete, non ha la voluta qui, e è proprio una replica, ecco, per cui si ispira chiaramente a quei modelli Les Paul degli anni 60. Una chitarra che consiglio. Sì, insomma, abbiamo visto che i suoni sono convincenti, i pick up a me sono piaciuti, che siano ceramici o meno, non è una cosa interessante per me in questo caso, perché i suoni sono convincenti e se uno vuole se li cambia, ma può anche tenersi questi e vanno bene. Come seconda chitarra siamo ad alti livelli, può essere benissimo anche una prima chitarra, i materiali ci sono, Mogano, palissandro, capotasto in osso, le meccaniche tengono bene, l'importante è mettere bene le corde, avvolgerle bene e niente, non posso dire che delle cose belle, è la prima JND e spero non sarà l'ultima. Sono contento di avervela fatta conoscere, spero vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video che sarà molto presto, sempre interessante. Ciao!